Insomma, a prima vista, il canale WoW sembra una cozzaglia di contenuti senza senso, ma è quando si va a dare un'occhiata ai commenti dei seguaci del canale che il tutto diventa ancora più disturbante. Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Digital Mystery. È da un po' che non vi parlo di strani ed inquietanti canali di YouTube. È un tipo di argomento che per un certo periodo di tempo ho messo da parte, ma oggi è arrivato il momento di riprenderlo in mano. Il protagonista di questa puntata è un personaggio davvero oscuro che, come vedremo, rappresenta molto di più di quello che potrebbe sembrare a prima vista. Chi sarà mai Nugumu? Beh, tenetevi forte perché sto per farvi fare la sua conoscenza. Prima di farlo però è arrivato il momento di presentarvi lo sponsor di questa puntata, Surfshark VPN, un servizio che protegge al 100% la tua presenza online e mette a tua disposizione numerose funzionalità capaci di rendere la tua vita digitale molto più emozionante, pratica e conveniente. Ti faccio subito un esempio. Se ti piace viaggiare, Surfshark è il tuo asso nella manica. Ti permette di superare le discriminazioni dei prezzi basati sulla posizione geografica, di rimanere al sicuro quando usi le postazioni wifi pubbliche, di evitare il blocco dell'accesso al tuo conto bancario quando sei all'estero e di utilizzare siti e servizi vietati in alcuni paesi, per esempio Facebook in Cina o TikTok negli Stati Uniti. Ma non è tutto. Surfshark ti permette altresì di sbloccare le 15 più grandi librerie nazionali di Netflix, accedere a servizi di streaming indipendentemente dalla tua posizione geografica e godere dei suoi vantaggi ovunque ti trovi. Con un account lo puoi installare su tutti i tuoi dispositivi, telefono, computer, tablet, console, eccetera. A tutti gli affezionati al mio canale, Surfshark offre in questo periodo uno sconto dell'83% sul prezzo dell'abbonamento, più 3 mesi extra gratis per provare tutte le sue funzionalità. Per approfittare di questa opportunità, utilizza il codice promozionale INSPIVPN al momento della sottoscrizione, oppure fai clic sul link che trovi nell'info box. Vivi la tua vita digitale al massimo con Surfshark. E adesso passiamo all'argomento di oggi. Ecco quindi chi è Nugumu, l'oscuro mistero di un canale YouTube. Sono venuto a conoscenza di Nugumu e del suo canale YouTube circa 3 mesi fa. Stavo dando un'occhiata ai correlati, dove spesso mi capita di trovare storie e casi interessanti da portare sul canale. E un video dello YouTuber Nexpo ha catturato la mia attenzione. Chi è Nugumu? Sapete quanto ami questi argomenti ed investigare strani fenomeni sul tubo, quindi mi sono precipitato a vedere il video. Beh, la sensazione che ho provato non può essere descritta facilmente a parole. L'incontro con il famoso Nugumu è stato decisamente disturbante, forse più di quanto mi sarei aspettato, ma allo stesso tempo ha generato in me un'enorme curiosità, quella voglia di scavare più a fondo perché un prodotto del genere doveva avere un senso. Pensavo che Nexpo avrebbe spiegato cos'era quella cosa e che significato avesse. Invece, il suo video si conclude in modo enigmatico, lasciando aperte più domande rispetto a quelle che già ci si poteva fare al principio. Ma procediamo con ordine. Il nome del canale, tradotto dal giapponese, è WoW, mentre che il video dove Nugumu fa la sua comparsa per la prima volta è il secondo caricato sulla piattaforma dal proprietario del canale. Konnichiwa. バーチャル YouTuber のヌグムです。尼崎に住んでます。わよ。生き血がすすりたいでの。お前のすぐ後ろにいるんじゃ。A primo impatto, WoW non sembra altro che uno dei tipici canali YouTube che usa il fattore inquietudine come chiave dell'intera serie. Attualmente ha conquistato più di 50.000 iscritti e 6 milioni e mezzo di visualizzazioni. Tuttavia, la serie presenta alcune particolarità che la rendono in un certo senso differente dai numerosi canali disturbanti sulla piattaforma. La prima di queste è la lingua usata da Nugumu e dagli altri personaggi della serie. Si tratta di un giapponese mescolato pesantemente con kanji, che risulta per lo più incomprensibile anche ai giapponesi. Quindi Nugumu parla al suo pubblico in una lingua che nessuno può arrivare a comprendere appieno, a parte in alcuni video o punti specifici delle clip. I titoli dei video non fanno altro che aumentare il mistero. Trattamento medico, il signore dei signori, debole,
Io Detective, Business. Insomma, a prima vista, il canale Wow sembra una cozzaglia di contenuti senza senso, enunciati da personaggi da brividi, la cui esistenza apparentemente manca di significato. Ma è quando si va a dare un'occhiata ai commenti dei seguaci del canale che il tutto diventa ancora più disturbante. Gran parte dei commenti sono veri e propri apprezzamenti, cose del tipo «Quel vestito ti sta benissimo, che dolce che sei», oppure «È carino», per rispondere ai commenti di tutti su Twitter «È davvero bello e troppo carino, sei dietro di me? Sono felice». Ma perché vengono fatti così tante volte commenti di questo tipo? Sono ironici? È un gioco? Oppure vogliono dire qualcos'altro? Il tutto risultava particolarmente enigmatico. C'era solo un punto dal quale poter far partire l'indagine. Nogumu si presenta come uno YouTuber virtuale, un VTuber, termine che noi occidentali abbiamo sentito solo di recente. Forse la particolarità del personaggio era in qualche modo legata a quella nuova tendenza. Essendo completamente ignorante sul tema, ho dovuto investigare. Cominciamo dalle basi. Secondo Wikipedia, lo YouTuber virtuale, o VTuber, è uno streamer che utilizzando un avatar animato, in 2D o 3D, solitamente in stile anime, pubblica i suoi contenuti, gameplay, cover di canzoni, balli, eccetera, attraverso piattaforme di live streaming, come YouTube, Twitch, Nico Nico e Bilibili. La tendenza è nata nel 2016, quando Kizuna Ai, che è considerata la prima VTuber in assoluto, fece il suo debutto su YouTube. In circa 10 mesi, Kizuna riuscì ad ottenere più di 2 milioni e mezzo di iscritti ed è stata nominata recentemente ambasciatrice del turismo dall'Ente Nazionale di Turismo giapponese. Questo per dire che la tendenza, almeno in Giappone, è davvero forte, tanto da aver fatto nascere nel paese vere e proprie agenzie dedicate solo al management di YouTuber virtuali. Tuttavia, dando un'occhiata al panorama dei VTubers giapponesi, non c'era traccia di qualcuno simile a Nogumu. Questo significava che la tendenza in sé non richiedeva che i personaggi fossero oscuri ed inquietanti. Allora come si spiega il canale Wow? A quel punto bisognava solo fare delle ipotesi e verificarle. Dapprima ho pensato che i numerosi commenti dove Nogumu viene lodato per il suo look o la sua carineria fossero solo delle reazioni ironiche, le stesse che potremmo avere noi di fronte alla scena disturbante di un film horror o di un creepypasta. Vale a dire un modo per sdrammatizzare e riderci sopra. Ma esaminando più in dettaglio i vari commenti scritti dai fan, non sembrava proprio che quello fosse il caso. Poi ho considerato la possibilità che Nogumu non volesse risultare così creepy come appare ai nostri occhi e che i giapponesi potessero considerarlo divertente, comico. Ma è davvero possibile credere che un personaggio come Nogumu possa essere percepito come simpatico e gioviale? Dove sarebbe la parte comica in tutto ciò? È pur vero che due culture così diverse come la nostra e quella orientale a volte possono scontrarsi, entrare in conflitto. Ci sono usanze di una cultura che l'altra non riuscirebbe mai a comprendere, semplicemente perché sono così distanti, in tutti i sensi, che cercare di entrare nella mentalità dell'altro al 100% diventa impossibile. E una delle cose che differisce di più da cultura a cultura è proprio il senso dell'umorismo. Secondo il professore e ricercatore Gert-Jan Hofstede, che studiò le differenze che caratterizzano l'umorismo dei vari paesi del mondo, lo stesso riflette il comportamento umano e in ogni società tende a concentrarsi sugli elementi salienti della cultura di quella società. Così come non tutti ridiamo delle stesse cose, differenze individuali, non tutti i paesi hanno lo stesso senso dell'umorismo, differenze sociali e culturali. Vista in questo modo, Nogumu poteva essere semplicemente un personaggio comico, che secondo i nostri standard di simpatico non ha proprio nulla. Il fatto che lo si percepisca così inquietante potrebbe essere proprio ciò che lo rende divertente, simpatico e carino agli occhi di molti suoi connazionali. Quando ormai, dopo una lunghissima ricerca sulla cultura giapponese, cercando quell'elemento che desse senso a Nogumu, ero sul punto di gettare la spugna e accettare questa come probabile soluzione al mistero, ecco apparire sotto i miei occhi un articolo che è stata una vera epifania, intitolato «Il lato oscuro del Giappone, dall'adorabile alla pura inquietudine, c'è solo un passo?». Nel testo, parlando della famosa cantante nipponica Kyary Pamyu Pamyu, si può leggere questo. Con Kyary Pamyu Pamyu, il guru kawaii, letteralmente carineria spaventosa, è balzato nel mainstream, ma l'ha fatto in un modo molto poco ovvio. I suoi video musicali hanno un sottofondo inquietante,
ma non è così evidente come con Gloomy Bear, una creazione del 2000 che potrebbe essere considerata l'equivalente giapponese degli Happy Tree Friends. Questa perfetta miscela di ultraviolenza e immaginario infantile è radicata principalmente nel cosplay e nell'illustrazione, con il lavoro di Junko Mitsuno come possibile antecedente. C'è qualcosa di tutto ciò nell'estetica di chiari Pamiu Pamiu che ha trasformato la falsa emorragia nasale e le zanne nell'accessorio ideale delle quindicenni. Guro kawaii, carineria spaventosa. Quella nuova tendenza doveva essere per forza all'origine di Nugumu. Ecco perché i suoi seguaci esaltavano la dolcezza e simpatia di quel personaggio terrificante. Ciò non era dovuto al fatto che non lo percepissero come inquietante, anzi, quanto più disturbante diventava, tanto più era amato dal pubblico. Tra l'altro, il canale WOW non è stato il primo a proporre contenuti di questo genere. Prima di lui, Nana 825763 e il canale 666 avevano già usato il terrore come elemento per guadagnarsi l'affetto del pubblico. Quindi la risposta al mistero è da ricercare in una moda. Una tendenza che sta spopolando in Giappone, ma che, ovviamente, la maggior parte di noi ancora non può capire appieno. C'è da dire che anche noi occidentali subiamo il fascino dell'inquietante, dell'horror, ma credo che siano davvero in pochi coloro che l'associano al carino, il famoso kawaii. E voi cosa ne pensate? Nugumu è solo espressione di una tendenza? Oppure, come alcuni ancora affermano, potrebbe nascondere qualcosa in più? E in quel caso, quale sarebbe il suo vero segreto? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.